Ragazzi, siamo qui per provare il nuovo volante della P1. È molto piccolino per questo genere di volante, ma l'impugnatura è comoda. La pedaliera che sto utilizzando è la Venim, per chi non la conosce già l'ho portata sul canale, tra le mie pedaliere a cella di carico preferite. Lo schermo molto leggibile, in realtà sembra un VoCore, ma poi spero di averlo in recensione per potervene parlare più dettagliatamente. Non so che pista è. L'impugnatura è particolare, non l'avevo mai provata. La gomma è una gomma semi morbida, non è una gomma particolarmente dura rispetto anche ad altri modelli, però piacevole anche a mani nude. E ragazzi, per la prima volta un settaggio del SynCube come piace a me. Sembrerebbe scontato in una fiera provare le basi settate nel modo corretto, ma non è proprio così scontato. Allora, essendo un volante dal diametro abbastanza ridotto, direi che è poco più di un 28, è molto reattivo anche alle piccole sconnessioni. Sarei curioso di provarlo anche con i guanti, che anche qua nella parte delle impugnature ha l'appoggio per il pollice è particolare. Adesso naturalmente la mia è una prova veloce, è difficile dare un giudizio, bisogna provarlo per un po' più di tempo, però è piacevole l'appoggio che ha sui pollici. La pista non la conosco per niente, non l'ho neanche riconosciuta. I rotari non sono durissimi, però hanno degli scatti molto netti. Il materiale di cui sono fatti sembra una lega, non mi sembra alluminio perché in realtà sono caldi. Ecco, è vero che fa caldo qui dentro, devo capire come sono fatti. Voglio sentire il feedback dei pulsanti. Credo che siano il genere di pulsanti che si trovano anche, si trovavano almeno nei volanti Cube Control. Hanno una corsa molto breve e si sente subito l'innesto della pressione. Però la cosa molto piacevole è che, a differenza di quelli che di solito ho provato, la parte sopra è una gomma e anche così toccandola con la mano dà una sensazione molto piacevole. Non è la solita plastica dura, è più una sorta di gomma. Carina è anche la parte dei LED, immagino che sia tutta programmabile, ma al momento non possiamo fare dei test approfonditi. Anche la parte sotto del volante mi sembra comunque ben lavorata. Voglio provare anche la parte dei rotari. I rotari laterali mi sembrano in linea con quelli che anche ho provato da Cube Control. Naturalmente vanno provati settandoli per capire se sono precisi nella rotazione, ma come feedback è molto preciso. È carino perché in realtà questo genere di posizionamento, che ho anche su altri volanti che ho già recensito, è facile utilizzarli anche con la parte del mignolo e quindi avere una regolazione molto precisa. Tutta la parte della dashboard funziona con CMAB e naturalmente le dashboard sono già fornite da P1 avendo un form factor di questo tipo, che è totalmente diverso di quello a cui normalmente siamo abituati. Ha una parte di striscia LED sopra e anche 3 LED da una parte e l'altra, questi sicuramente utili, che magari si possono utilizzare per il traction control, l'ABS oppure anche per la parte delle bandiere. Naturalmente sono multicolori RGB. Arriviamo anche a una delle parti più importanti di un cambio, le palette.
Allora, il feedback è molto piacevole. Nella parte, stranamente, è come se in realtà in questo caso fossero state montate al contrario, perché sono smussate nella parte laterale ma sembrano più smussate nella parte interna. La parte, vediamo invece la parte della frizione. Raggiungibili tranquillamente con il mignolo, hanno una molla molto dura, non so se sono regolabili, hanno una molla molto dura, ma anche il tragitto che fanno è facilmente premibile, sia che lo usate col mignolo anche con l'anulare, entrambe le frizioni. In questo caso c'è un doppio paddle. Piacevole ma abbastanza più duro rispetto a molti che ho provato, non so se sono regolabili nella durezza, però ripeto, sarà il caso di provarlo un pochino più accuratamente. Ciao ragazzi! Ragazzi, per la sesta puntata del nostro viaggio nell'ADAC ci trasferiamo in Francia, dove c'è uno stand condiviso da due aziende francesi, la P1 Sim e Venim, che spero per chi mi segue già conosce perché ho già recensito la loro pedaliera. Ragazzi, appena ho trovato l'opportunità mi sono subito seduto nella postazione dove c'era il nuovo volante GT di P1 Sim. Questo perché ha un form factor che dalla presentazione mi aveva particolarmente colpito, proprio per quello schermo messo così in maniera verticale. È il primo volante che vedo utilizzare questo genere di implementazione. Naturalmente il monitor utilizzato è sempre un Vocore, quindi completamente utilizzabile e sfruttabile tramite SIMAB e configurabile probabilmente in futuro anche con tantissime nuove dashboard che volendo potete anche realizzare da soli, ma soprattutto in questa fase voglio dirvi un pochino qual è stata la mia esperienza sentirlo tra le mani e i materiali che ho trovato tutti di altissima qualità. Anche per quanto riguarda la gomma utilizzata, la posizione, le lavorazioni sui pollici molto piacevoli. Il feedback dei pulsanti secco e deciso, ma soprattutto ho trovato il materiale utilizzato proprio per il pulsante di una gomma morbida molto piacevole al tatto. È la prima volta che vedo utilizzare questo materiale su un pulsante. Anche la rigidità dei rotari perfetta. Naturalmente li devo provare in una recensione più approfondita che probabilmente verrà un pochino più avanti, ma lo scatto che c'è tra i singoli scatti molto deciso. E soprattutto mi sono piaciuti i rotari, quelli in basso, perché sono tranquillamente sfruttabili con la parte dei mignoli mentre si guida, anche questi promossi. Naturalmente tutti i materiali carbonio, alluminio, tutto davvero di primo ordine. In più nella parte in alto hanno implementato anche un joystick analogico che soprattutto nell'utilizzo che facciamo noi dei giochi può essere utile per muoversi all'interno dei menu. Naturalmente a completare tutto c'è la solita striscia LED per il numero di giri e i 3 LED ai due angoli destro e sinistro che magari possono essere implementati per le bandiere o per quelli che possono essere degli avvisi in gioco. Arriviamo poi alla parte più importante, i paddle shifter. La cambiata è molto secca e offrono un'ottima resistenza nel momento in cui li andiamo a premere. Naturalmente non è una recensione questa, T1 fa anche altri volanti, anche il Formula, quello mi ci sono avvicinato soltanto così, non l'ho utilizzato in una postazione, ma spero anche sarà motivo per farvelo mandare per potervelo recensire. Come vi ho detto, lo stand era condiviso con Venim e infatti la pedaliera che ho utilizzato era una Venim Atrax. E intanto approfitto per salutare Virgil, che ci siamo incontrati per la prima volta di persona. È stata anche questa per me una grande esperienza e sono contento di esserci salutati finalmente di persona. Naturalmente per quanto riguarda questa pedaliera vi rimando, metterò il link qui in sovraimpressione per la recensione completa. Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di Venim, una nuova azienda che si è affacciata nel panorama del sim racing, che ha lanciato sul mercato una versione di pedaliera 3 pedali di nome Atrax, ad oggi l'unica con licenza ufficiale Fiat. Il fatto di questo prodotto che è
È un prodotto che fa parte della categoria di pedali a cella di carico su tutte e tre i pedali, che ha un form factor davvero unico al momento, molto bello, perché va a replicare quelle che sono le fattezze di una Formula 4. Ma ripeto, andatevi a vedere la recensione per capirne di più. Ma proprio in questo stand hanno creato due postazioni per poter utilizzare e far provare al pubblico sia la pedaliera Venim che i vari volanti prodotti da P1 Sim. Anche per quest'altra puntata penso di avervi detto tutto. Spero di portarvi più contenuto su queste due aziende e soprattutto presentarvi P1 Sim nei suoi volanti, nei suoi prodotti, e per quanto riguarda il mio viaggio all'ADAC della sesta puntata termina qui.